Il fatto assurdo ma vero che raccontiamo oggi ha veramente dell'incredibile, però a quanto pare è tutto vero. Il sergente statunitense Alan Eugene McGee è passato alla storia per una vicenda tanto incredibile quanto vera. Nel gennaio 1943 precipitò da oltre 6.700 metri di quota senza paracadute e sopravvisse. Vi direte voi, questa cosa è impossibile, ma si dà il caso che ci siano svariate prove che testimonino che sia tutto vero. McGee era un mitragliatore ventrale a bordo di un B-17 Flying Fortress, porbandiere pesante dell'aeronautica statunitense, e partecipava a una missione di bombardamento sulla Francia occupata durante la Seconda Guerra Mondiale. Facciamo un piccolo passo indietro e scopriamo perché McGee si trovava lì, sopra i cieli della Francia. La missione faceva parte della campagna aerea alleata contro le infrastrutture strategiche tedesche. In particolare Saint-Nazaire ospitava uno dei più grandi bunker per sommergibili dell'intera Europa. I giganteschi U-boat della marina tedesca venivano riforniti, riparati e armati in quel porto fortificato protetto da spesse lastre di cemento armato. Gli alleati avevano già tentato diverse incursioni, ma la contraerea e la caccia tedesca avevano sempre reagito con violenza. I bombardamenti su obiettivi così protetti erano rischiosissimi e le perdite erano sempre molto alte. McGee e i suoi compagni quel 3 gennaio 1943 volavano in formazione con altri B-17 a circa 6.700 metri d'altitudine, senza scorta aerea. Quando entrarono nello spazio aereo nemico, vennero subito bersagliati da batterie antiaeree e intercettati da caccia tedeschi. Il B-17 di McGee era soprannominato Snap, Crackle and Pop. Fu colpito ripetutamente, le ali presero fuoco, la torretta ventrale fu resa inservibile e molti uomini dell'equipaggio furono feriti o uccisi. McGee, accorgendosi che l'aereo era spacciato, cercò il paracadute e lo trovò, ma era a brandelli. A quel punto svenne per l'ipossia e la perdita di quota. Quando riprese i sensi, Alan McGee si trovava nel vuoto, in caduta libera. Aveva perso conoscenza mentre si trovava all'interno dell'aereo e ora precipitava verso terra senza alcun mezzo per salvarsi. In quel momento, raccontò anni dopo, pregò Dio di non morire. Fu un pensiero semplice e disperato. Niente avrebbe lasciato intuire che McGee avrebbe continuato a vivere dopo quel giorno. Sotto di lui, infatti, si avvicinavano sempre più velocemente i tetti di Saint-Nazaire. Ma la sorte, o qualcosa di simile, intervenne. McGee sfondò il tetto di vetro di una grande stazione ferroviaria. Il vetro, frantumandosi, assorbì gran parte della violenza dell'impatto e l'uomo atterrò sul pavimento della stazione, vivo, privo di sensi e gravemente ferito, ma ancora vivo. Quando i soldati tedeschi trovarono McGee, l'uomo aveva decine di ferite da schegge, fratture multiple a cranio, braccia, gambe, costole, colonna vertebrale e una serie di lesioni interne gravissime. La mascella era praticamente staccata, il naso distrutto, i polmoni collassati, eppure il giovane sergente americano respirava ancora. Fu trasportato d'urgenza all'ospedale militare tedesco, dove, nonostante la guerra, ricevette cure serie e attente. McGee fu successivamente internato come prigioniero di guerra in un campo tedesco, dove restò fino alla fine del conflitto. Subì un lungo processo di riabilitazione con numerose operazioni e mesi di degenza, ma riuscì a sopravvivere. Alla fine della guerra, McGee fu liberato e tornò negli Stati Uniti. Fu decorato con la Purple Heart per le ferite riportate in missione e con l'Air Medal per il suo servizio come mitragliere. Nonostante tutto, mantenne un carattere riservato, lavorò per anni nel settore dell'aviazione civile e visse una vita tranquilla. Solo molti anni dopo la sua storia iniziò a circolare con maggiore diffusione
Il 3 gennaio 1993, a 50 anni esatti dall'incidente, la città di Saint-Nazaire lo invitò a una cerimonia ufficiale. Fu posata una stele commemorativa in suo onore e McGee, ormai anziano, fu nominato cittadino onorario della città, che ironia della sorte lo aveva visto precipitare. Durante la cerimonia, McGee depose una corona nel punto esatto dove era caduto il suo aereo. So che molti di voi, vedendo questo video e sentendo le mie parole, diranno che è assolutamente impossibile. Questa cosa semplicemente non è possibile e ci saranno state delle cose che sono successe ma che non sono state raccontate. Ecco, questo può assolutamente essere. Però vediamo cosa rese possibile questa caduta miracolosa del soldato e cosa gli permise di rimanere in vita, almeno per quanto ci è stato raccontato. Innanzitutto va esaminato questo tetto in vetro che è stato il primo impatto al suolo del soldato, caduto, ricordo, da un'altezza di 6.700 metri. Sfondare un tetto in vetro piuttosto che di metallo, di cemento oppure di legno ha attutito l'urto ovviamente e permesso una decelerazione leggermente più graduale. Probabilmente sotto questo tetto in vetro c'erano delle impalcature e dei travi in legno, forse non troppo rigidi, altrimenti l'avrebbero ucciso. Probabilmente questi travi hanno spezzato ulteriormente la caduta, disperdendo energia cinetica. È innegabile che l'elemento fortuna o destino abbia giocato un ruolo decisivo, perché a tutti noi credo risulti quasi impossibile, ecco, che un uomo caduto da un'altezza di 6.700 metri rimanga in vita. Eppure sembra proprio che sia andata così. E la stela in memoria di questo evento nella città di Saint-Nazaire in Francia, ecco, testimonia l'importanza, la stranezza di questo evento così particolare. È possibile leggere i significati di questa storia in molti modi. A me cade subito l'attenzione su un fatto, che i tedeschi, che hanno tanto cercato di uccidere il soldato e i suoi commilitoni, poi abbiano fatto di tutto per salvarlo, e questo è una cosa che io non capirò mai, l'assurdità proprio stessa che è insita nella guerra, che fa anche emergere il lato umano di noi, cioè davanti a un ferito, non importa di che nazionalità sia, i medici fanno di tutto per salvargli la vita, quando i loro colleghi militari hanno fatto di tutto per ucciderlo. Questa è l'assurdità che è insita in ogni guerra e che probabilmente non capirò mai. Comunque la storia di Alan McGee è molto più di un semplice fatto curioso. È un esempio estremo di spirito di sopravvivenza e di umanità, che emerge persino nei contesti più violenti. Oggi Alan McGee viene ricordato come l'uomo che cadde dal cielo e visse per raccontarlo. La sua storia continua a ispirare e a commuovere e a far riflettere, perché in fondo è proprio nei momenti più bui che l'essere umano mostra di cosa è davvero capace. Forse in altri articoli e video che parlano di questo evento così particolare non viene sempre menzionato un fatto che comunque a mio avviso è molto particolare, cioè che in quella fatidica missione ben 3 membri dell'equipaggio dello Snap, Crackle and Pop, cioè l'aereo su cui si trovava Alan McGee, sopravvissero. Il resto dell'equipaggio invece andò perduto. Nel totale della missione gli alleati ebbero 75 decessi e l'operazione fu comunque vista come un successo da parte delle autorità degli alleati, ma in realtà furono arrecati pochissimi danni alla base stessa. Su un totale di 342 bombe sganciate, solo 26 caddero entro un raggio di 300 metri dal punto del bersaglio. Questi sono i dati militari che sono emersi
cercando maggiori informazioni sulla storia di Alan McGee, il quale dopo tutte queste cose, visse una vita lunga e si spense a San Angelo, in Texas, il 20 dicembre 2003. Io spero che questo video vi sia piaciuto. È una storia sicuramente assurda ma vera, anche se sembra impossibile, ma proprio per questo è una storia che abbiamo inserito nel ciclo assurdo ma vero. Ti invito a iscriverti al canale, lasciare mi piace e commentare. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!